visto un piatto del genere, ma è un trionfo. No, neanche a Capodanno, seriamente, o al compleanno, c'è tutto. E non chiamatelo svuotafrigo, perché c'è un pensiero dietro questo piatto, è veramente incredibile. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video molto particolare per il quale sono davvero emozionata perché oggi finalmente ho il piacere di mostrarvi, di farvi conoscere un tipo di cucina che secondo me è ancora molto poco conosciuta in Italia. Si tratta della cucina Cifa, un fusion molto particolare che unisce la cultura gastronomica peruviana, in modo particolare quella di Lima, con quella cinese. Alla fine del XIX secolo moltissimi cinesi sono emigrati dalla Cina in Perù. In modo particolare sono partiti dalla regione del Guangdong. Si trattava di cinesi che venivano in Perù per fare dei lavori a basso costo, quindi lavori veramente molto umili. E nel corso del tempo hanno deciso di ricreare con i mezzi che potevano i piatti che mangiavano a casa loro. A partire dagli anni 20 a Lima, in quella zona che oggi è riconosciuta come la Chinatown di Lima, un posto veramente incredibile, una sede culturale e artistica di tutto rispetto, iniziano a strutturarsi e ad aprire i primi ristoranti Cifa. La parola Cifa può venire dal cinese cino, ma più in generale riguarda il mangiare il riso cotto. Siamo quindi da Cifa Perù, ristorante iconico, poco conosciuto, ai limiti un po' della città e per questo estremamente interessante. Bueno, entonces vamos a comer. Ogni venerdì a partire dalle 7 c'è un buffet veramente incredibile di tutto il menù e poi si beve. Questa è la lista, è veramente incredibile perché sono tantissimi drink e molti dei quali ovviamente tradizionali fatti col pisco peruviano. Ogni 2 drink uno è un omaggio e il buffet costa 15 euro a testa, quindi direi veramente economico. Diciamo che i peruviani sanno proprio come divertirsi. Eccoci qua, ci siamo seduti in questo bellissimo dehors coperto e siamo qui con la responsabile del ristorante. Ciao, piacere, sono Saomi, sono la responsabile del ristorante Cifa Perù che si trova in via Nicola d'Apulia 14, zona Pasteur. E niente, qui cuciniamo un po' quello che è la fusione tra cinese e peruviano. Da quanto tempo avete aperto questo ristorante? Questo ristorante è aperto più o meno da 7-8 anni. Bene, basta parlare, adesso direi che è il momento di cominciare a scoprire questi piatti meravigliosi. Grazie mille. Niente. In questo ristorante, soprattutto in pausa pranzo, vengono tantissimi lavoratori, la maggior parte sono peruviani. Del resto è un tipo di cucina questa che si presta ad essere proprio un pasto che normalmente una persona farebbe a casa, la cucina della moglie o della mamma in sostanza. Questo è un po' anche il senso di stare in una zona che è un po' al limite della città. Qui è possibile trovare delle situazioni davvero autentiche, dove stanno le persone, dove non vengono i turisti e quindi si respira e si mangia l'autenticità. Questo è il mais tostato? Sì. Mais cancia. Cancia, certo. Si somiglia, come si dice qua in italiano, quello bianco, il popcorn? Sì, Ma lo so, questo è uno scoppio. Un altro tipo, si può dire la famiglia, un altro tipo, quello si fa nella padella. Qua sono le salse. Partiamo con il mais cancia. Io l'ho sempre mangiato accompagnato come snack al ceviche peruviano, che chiaramente è un piatto tipico che ha a che fare anche con il Giappone, ma magari questa cosa ve la svelo in un altro video. È simile al mais, però non è scoppiato, quindi resta croccante. Immaginatevi come un salatino, bello croccante, salato, c'è proprio il sale in superficie. Dai, ci sta, per cominciare apre lo stomaco. Me l'aspettavo che fosse piccante.
è particolarmente... Mi devasta l'anima. È veramente piccante, però le spezie dentro si sentono, ha una persistenza fotonica, nel senso che comunque non se ne va, sostanzialmente molto buono, mi è piaciuto. Adesso è il turno del rocoto, mi hanno detto che questo è ancora più piccante, quindi vediamo cosa mi aspetta. Questo lo preferisco, è veramente molto piccante. Io non so se arriverò neanche a metà di questo pranzo, ma va bene. Al contrario del precedente, che era molto più liquido, questo senti proprio le consistenze delle varie verdure che ci sono dentro. Allora, oltre che col pane, che chiaramente ci sta benissimo, così da spiluccare, è una salsa che magari dico un'eresia, peruviani, non arrabbiatevi, oppure ditemi se dico una cosa giusta o una cosa sbagliata. Secondo me sta benissimo su una carne arrostita, proprio la esalta e la completa secondo me. Non so, farò una prova. Maionesa, come vedete dalla consistenza è molto più liquida della nostra maionese e contiene senape, quindi aspettiamoci altri fuochi d'artificio. Si sente tantissimo la parte acida, lime giusto, è acido ma anche una puntina un po' dolce, è molto più liquida come dicevo e la punta di senape ci sta benissimo dentro perché dà un aroma tutto particolare, buono, molto buono. Allora adesso un chimichurri, che io lo amo il chimichurri sulla carne, è meraviglioso. Molto sapido, ha un picco di sapidità devastante. Mi affido sempre agli appunti perché voglio dire quello che mettono loro, siccome sono delle salse fatte in casa. Sale, olio, aglio, prezzemolo, origano, un mix buonissimo. Virgi, assaggialo tu adesso, devi mangiarlo. Uno più buono dell'altro, cioè se ti portano secondo me una grigliata che sia di carne bianca, di carne rossa, mettete su queste salse e vi bevete uno di questi favolosi drink usciti da Cocktail con Tom Cruise, sto scherzando naturalmente, fate una serata spaziale. Allora, questo è un mais viola che viene bollito insieme all'ananas, un po' di mela, mettono un po' di zucchero, limone, canela, e è buonissimo, è tipico peruviano. Non so se si cresce in un'altra parte, ma il mais viola è tipico di là. Quindi diciamo una bibita tipica peruviana. Se uno viene a mangiare peruviano deve mangiare la ciccia morata. Come il cifa. Questo è un alcolico. Analcolico, sì sì. Ma si può fare anche con il pisco, che c'è un cocktail. Con questo insieme al pisco, buonissimo. E si chiama? E ciccia tu madre. sì. Grazie mille. Prego, vi lascio ragazze. Grazie. Prego. Questa è la prima volta per me che lo provo, onesta. Mamma mia, peruviani e cinesi, questa unione fatale, hanno capito tutto, raga. È veramente buona, raga, perché non avendo l'alcol e non avendo un sapore particolarmente forte, è veramente delicata, tu questa cosa la puoi bere ad oltranza, si sposa praticamente con tutto, la trovo davvero molto versatile e complimenti. Si sente che è fatta in casa, è una bibita fresca, realizzata meravigliosamente, complimenti. Qua vi lascio la zuppa guantán. D'accordo. Un po' di limone. Allora, questa è la zuppa wonton. La soppa wonton è un brodo fatto con dei pezzettini di pollo, del petto del pollo, e c'è anche la pasta cinese e il wonton che viene con sempre il pollo dentro. Sì. Okay. E niente, praticamente questo è un brodo molto buono, molto ricco. Va consumato spremendo del lime sopra? E va a piacere, Ok. come volete, potete assaggiarlo con o senza. Noi assaggiamo in entrambi i modi. Sono arrivati due piatti bomba, prego. Allora, questo è il tagliarin sansi, questa è la pasta cinese e ci sono tutte le carni, anatra, maiale, c'è anche il gamberi fritto, poi è saltato con le verdure. Abbiamo anche le uova di quaglia, come potete vedere, e anche l'uovo fritto sopra, con la pasta di soia anche qua. E
questo è un molto po' un piatto buona. unico, Sì, diciamo. questo è un piatto unico. Anche perché Di poi solito è lo impossibile. mangiamo una sola persona, però Tutto come intero? vedete sì, Complimenti. è un po' abbondante. Poi abbiamo anche l'ario puerto. Questo invece è un chaufa, praticamente, riso saltato con la pasta sempre cinese, con le verdure, accompagnato con il pollo e la salsa di soia. Possiamo dire che la Ross Chaufa è proprio la base della vostra cucina, è l'unione tra Oriente e Occidente. Esatto, sì. Praticamente lo accompagniamo con tutti i piatti perché si può anche mescolare sia la pasta con il riso. Meraviglioso, grazie. Sapa wonton, brodo di pollo, pezzetti di pollo lesso all'interno, tagliolini e ovviamente i wonton che sono ripieni con la carne del pollo che è stata cucinata a lungo per preparare il brodo. Qui non hanno le bacchette e la cosa mi diverte tantissimo perché non sono minimamente abituata a mangiare un piatto orientale in questo modo, ma siamo qui per provare tutto. Io non mi arrendo e vado all'assaggio. Il brodo è delicatissimo, è veramente ricco. Voglio fare una cosa, mettere il lime, questo lime, scordatevi quello del supermercato, è sicuramente un'importazione profumatissimo. Mettete il lime perché dà un profumo. Questo è il wonton spagnolo, bello grosso. Con il lime dà un picco assurdo, è buonissimo. Questa versione della zuppa di wonton, non voglio dire che sia migliore o peggiore di quella cinese, è un'altra cosa ovviamente. Ma vale assolutamente la pena provarla, venite qui, è proprio una commistione di sapori, di aromi, veramente devo inventarmi un difetto per dirvi qualcosa di brutto, non ce n'è. I ravioli sono fatti in casa, guardate qui, un lenzuolo, praticamente un lenzuolo di raviolo, la pasta è sottilissima, grazie mille. Ma che cos'è questa cosa meravigliosa che è arrivata? È un aeroporto, avete capito bene, un aeroporto. Questo piatto particolarissimo è l'unione di tallarín saltados, ovvero i tagliolini saltati, e l'arroz chaufa, ovvero riso saltato, e che cosa c'è più cinese se non questo, con uovo, scalogno, cipollotto. Questi due piatti vengono uniti insieme. Qua a completare questa meraviglia c'è un wonton fritto, ovvero un wonton fritto, questo proprio tipico cinese base. Guarda, è ricchissimo, guardate che meraviglia. Scalogno, cipollotto, tagliarin. È molto interessante perché ci sono varie consistenze. La parte croccante che abbiamo anche sopra, alcuni tagliolini sono stati letteralmente fritti, abbiamo il cipollotto, il peperone verde, tutto questo dà dolcezza e croccantezza. Poi abbiamo le parti più morbide, come l'uovo per esempio, e anche il pollo è tenerissimo. E poi riso e tagliolini un po' morbidi, un po' croccanti. È un piatto veramente ricco, come dicevo, dalle più consistenze. Abbiamo anche dei germogli di soia, quindi è veramente un aeroporto, nel senso di unione tra Oriente e Occidente. Questo è veramente il punto di incontro tra queste due culture, Perù e Cina. Viva entrambi! Allora, io non so se voi siete pronti o sono io quella che deve essere pronta per mangiare questa bomba. Questo è il piatto veramente finale, il mostro. Tagliolini, salsa di soia, manzo, anatra, pollo, maiale, gamberi, uova, cipollotto.
Abbiamo anche delle uova di quaglia, verdura ancora, cioè veramente di tutto. Ognuno lo mangia da solo, quindi questa è una porzione per uno, ecco. Mamma mia, sono anche dei funghi, attenzione. Ho il vago sentore che sarà molto buono. La salsa vagamente dolce. La carne qui è sempre tenerissima. Devo assaggiare un po' la verdura. Molta cipolla. È buonissimo. È un piatto ovviamente che va inteso come piatto unico. Cioè, adesso noi stiamo provando un sacco di cose per ovvie ragioni di doveri di cronaca, però io sfido chiunque, anche il re dei mangioni, a insomma mangiare tutte queste cose e terminarne, è impossibile. È un piatto che mi ricorda neanche poi così tanto vagamente chow mein, ovvero quei tagliolini cinesi saltati che molto spesso magari vi sarà capitato di vedere nei film americani quando fanno i takeaway, che delle taccole. La cosa stupefacente, la cosa meravigliosa è che uno più scava Più trova roba, e più trova roba, cioè è una caccia al tesoro. però con la logica. Guardate qui, guardate che pezzi di carne, mamma mia. Allora, dovete venire qui che avete veramente molta fame. Come rapporto qualità-prezzo vi posso assicurare che è veramente molto onesto, perché comunque i piatti, come vedete, sono davvero abbondanti, gli speciali sono una favola. Questo è il mitico Samsi, mi raccomando, siate preparati. C'è anche dell'altro tipo di carne, questo è maiale sicuro. Virgi, sei pronta? Sono pronta, sono pronta. Chiunque a questo punto mi dirà: Noemi, ma con che coraggio? Con che coraggio? Ve lo dico io con che coraggio, perché Virgi mi ha detto che con la maionesa è molto molto buono. E chi sono io per dire di no? Vediamo. Ops. Io vado. Sai perché è buono? Con le maionese è sempre buono. Perché c'è anche la senape. È stra buono. Lo so. Siamo delle brutte persone perché stiamo mettendo un po' anche del nostro in questa cosa, essendo la senape europea, così, una salsa tipicamente usata in Francia. Però vi dirò. È buono, ma tra l'altro va a togliere un po' l'odore di tutto. Allora sì, qua ragazzi i piatti sono veramente unti, cioè penso che si veda. Però sono buoni per questo, cioè del resto fritto, buono tutto. Fritto con la maionese è ancora più buono, non può essere cattivo. Dopo ho intenzione di farmi 2 volte tutta Milano a piedi. Ah, questo qua è buono, questo pezzo, tutto croccantino. Questo si sente che è proprio una base. Sì. Perché da mangiare da solo, con la maionese molto meglio, però se abbinato a un piatto di carne... Siamo praticamente alla fine, forse, vediamo chi sopravviverà. Che cosa abbiamo qui? Allora, questo si chiama Kalu Wonton. È un piatto accompagnato sempre da tutte le carni, tra cui anatra, maiale, gamberi, pollo. Sempre abbiamo le uova di quaglia e è accompagnato dalla salsa tamarindo, che è una salsa agrodolce che facciamo noi sempre, e come contorno abbiamo il wonton fritto. Si può mangiare da solo, accompagnato dal riso o anche accompagnato dal wonton. Questo ristorante è l'unico qua a Milano che fa cifa, autentico, è l'unico che si chiama proprio Cifa Perù, l'unico a Milano. Come ultime specialità peruviane cosa proponete? Abbiamo anche il pollo alla brasa, lo facciamo tutti i giorni, e il pollo tipico marinato sempre da noi, fatto da noi. Abbiamo il forno, tutto accompagnato sempre dalle patatine, l'insalata, la bibita, lo trovate qui. Perfetto. Allora, io arrivata a questo punto potrei anche avere delle visioni mistiche, ma tant'è. Cam Lu Wonton. Bene, bene, bene. Guardate che opulenza. Il colore è spettacolare, è fortissimo e potrei incominciare a non avere più parole a questo punto o aggettivi per descrivere così tanta opulenza.
Allora, attenzione, un sapore un po' insolito, è fortemente agrodolce, noto che ci sono appunto dei pezzi di ananas, si sente moltissimo qua la cucina cinese, perché comunque l'agrodolce è un tipo di salsa, un tipo di preparazione tipico cinese, con questa salsa a base di appunto ananas, cipolla, peperoni rossi e un grande massiccio chiaramente uso di aceto e zucchero che va a intenerire sicuramente la carne, la va a colorare perché c'è dentro il tamarindo e la rende molto molto interessante. È un piatto inaspettato perché fondamentalmente di solito quando noi pensiamo a un piatto agrodolce pensiamo alle costine di maiale, il pollo, proprio quei classici piatti della cucina cinese, sino-italiana direi, degli anni 80 e 90. Questo ricorda moltissimo quel tipo di preparazioni, però dai tagli della carne, la salsa che è molto molto liquida, ecco, è una versione direi diversa, quasi 2.0, almeno per me che è la prima volta che lo mangio. Allora, un piatto intero secondo me è veramente tanto, questo secondo me è perfetto per essere condiviso e poi fare scarpetta, puccia, chiamatelo come volete, col wonton fritto. La realtà dietro questo video è che ci stavamo un po' contendendo questo wonton che era qui da solo, però nessuna delle due aveva il coraggio di dire lo prendo io. Bene, qua sono arrivati 10.000 wonton che adesso andrò a provare. Un wonton completo, nel senso c'è proprio il ripieno. Ah, c'è il ripieno? Pensavo di essere Credavate che organizzata. fosse soltanto la sfoglia, invece no cari, qui dentro c'è la carne. Il wonton è buonissimo. Dentro la carne morbida. Allora, non so come finirà questo video, però vi posso dire che arrivato a questo punto sono veramente contenta, è una cucina davvero soddisfacente. Loro, i proprietari, sono un amore, avete visto, l'ospitalità, la carineria, proprio come sanno accogliere i clienti. Io e Virginia siamo italiani. Io non penso che qui vengano moltissimi clienti italiani e con noi sono stati gentilissimi, veramente un'accoglienza stratosferica. Quindi che farla fare, l'avete visto, continuo a mangiare. A dopo! È un uovo imbevuto di salsa agrodolce che più che agro è molto dolce. L'aceto è veramente tirato al limite, proprio minimo minimo, è molto zuccherino. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, mentre c'è la musica di Romeo Santos. Faccio questo finale di puntata, una puntata ricca di sorprese, davvero e sto gordita, cioè sono ingrassata a vista d'occhio, ma fa niente, sono veramente contenta di aver scoperto e di avervi mostrato questo punto di incontro tra culture veramente lontanissime. Un fusion veramente riuscito, giusto, grasso, generoso, come sono queste persone che ci hanno accolto oggi. Un fusion che arriva da Lima, qua a Milano, e ci fa scoprire un sacco di cultura gastronomica, della bellezza di persone che vivono in questa parte di Milano, ma che sanno appunto accogliere anche noi italiani, che davvero conosciamo proprio poco di tutto questo mondo, di tutta questa realtà. Carbo, tanti carboidrati, fritto, pollo, quantità di carne proprio in maniera generosa, uova, salse, condimenti. È una cucina proprio ricca, esagerata, però che sa essere molto gustosa e che, come giustamente dicevo prima con Virginia off camera, è molto distante dal nostro gusto italiano. Questo non significa assolutamente che non sia buono, ma semplicemente che è un altro modo di fare da mangiare e per questo ancora più interessante. Io vi invito a scoprirlo, di venire qua,
gustarvi un bel pranzo in compagnia, una cena, magari provando il buffet, il famoso buffet del venerdì sera a pericena, ormai è stato ribattezzato così. Se venite, mi raccomando, fatemi sapere poi che cosa ne pensate qui nei commenti sotto il video. Saluto tutti i miei amici cinesi, tutti gli amici peruviani che hanno magari avuto il piacere di rivedersi in questo video in qualche modo. Spero di non aver detto troppe cavolate o cose inesatte. Se così fosse stato, vi chiedo scusa e cercherò sempre di migliorare e di correggermi. E nulla, grazie mille per avermi visto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Vado, cioè siamo a Pastore, adesso vado a Bisceglie, poi torno indietro e prendo la metro per tornare a casa. Ciao!